George Sand, un giardino tra vertigine e esplosione. Senza francobollo, numero 13, sabato 1 ottobre. La blog letter di Roberto Carlone, che potete guardare in video, ascoltare in podcast e ricevere anche nella vostra casella di posta elettronica se vi iscrivete su robertocarlone.it alla pagina Contatti. Sono stato in Francia lo scorso fine settimana, invitato al festival di teatro per il quale stiamo lavorando con Françoise Perron e Caterina Cavallari ad un nuovo spettacolo su Vivian Maier. Ho conosciuto Isabelle Olivier, una jazzista arpista e compositrice incaricata di eseguire dal vivo le musiche dello spettacolo. Tutte insieme, un gruppo di persone positive e desiderose di entrare nel vivo di questo progetto. Il festival Femmes Artistes, Femmes d'Action, interamente dedicato alle donne, si svolge a Nohant-Vic, nel centro della Francia, città in cui ha vissuto ed è morta George Sand, scrittrice tra le più prolifiche della storia della letteratura. Anticonformista, con una vita sentimentale irruenta e decisa, tra le prime femministe, vicina al socialismo, in opposizione al papato, che usava uno pseudonimo maschile per poter pubblicare articoli e libri. Vestiva da uomo, ardente amante, definita una Don Giovanni, una donna ricchissima e stimolantissima, la prima donna a vivere del mestiere di scrittrice e di origini nobili. In una mezza giornata libera siamo andati a far visita al giardino della sua tenuta. Immensa la villa, splendide le altre case che la attorniavano e formano un piccolo borgo, tuttora di strade bianche in ghiaino, non asfaltate. Ho scattato alcune foto con il telefonino. Il giardino è una rivelazione della natura ed è anche una metafora. Si sente anche qui una relazione audace. Qui è dove il cuore parla. Si sente la libertà e al medesimo tempo la costrizione di un muro che al fondo separa. Estratto de Nanon, capitolo 16, romanzo pubblicato su Le Temps nel 1872. C'était une Asie de granit et verdure, un labyrinthe où tout est refuge et mystère. Era un'oasi di granito e di verde, un labirinto dove tutto era rifugio e mistero, una vegetazione superba su tutto questo. Castagni enormi su tutte le colline e in fondo fitti cespugli, peri selvatici ricoperti di frutti, caprifogli tutti fioriti, grandi agrifogli e ginepri come alberi, radici che corrono, che hanno creato ponti su sabbie sgretolate o che si sono trascinati come serpenti mostruosi. Trovo magico il mistero che circonda una donna e questo giardino ne è il simbolo del suo carattere. Nasconde e rivela e nel suo fascino seduce e si fa desiderare. Qui ho trovato il perdersi e il ritrovarsi, il suo desiderio insaziabile del nuovo, il lasciarsi entusiasmare delle nuove idee, come lo stupore delle stagioni. E quello che tocca, agita lei, si trasmette anche a noi, diventa una domanda sulla nostra vita. Un continuo gioco di ombra e luce. Estratto di una lettera a Charles Edmond, Nohant, 9 gennaio 1876. Quanto è bella Nohant in questo momento! È un vero manto di neve con pini e cedri bianchi alle punte dei rami. Con questo un bel chiaro di luna ogni sera, quando abbiamo gli occhi pieni della luce rossastra degli appartamenti e guardiamo fuori questa morbida luce blu e restiamo come rinfrancati e incantati da questo altro mondo magico da cui una finestra ci separa. Abbiamo tutta la poesia senza sentirne il morso. La vita è così piena di piccoli innocenti piaceri che non costano nulla. Insegniamo ai nostri figli a sentirli. È il caos che l'attira e si nutre di una passione insaziabile. La obbliga a decidere come stare nella vita.
Non solo da che parte stare, ma come stare. E la sua domanda arriva anche a noi. E vicino al pollaio, un'opera d'arte per le sue galline favorite, si ergono 2 cedri del Libano giganti, dal fusto imponente e silente, perché è la pace e il silenzio che si respira in quel giardino. Estratto numero 4 de La Forêt de Fontainebleau, articolo del 1872. Nell'attesa che l'umanità si illumini e cambi idea, manteniamo le nostre foreste, rispettiamo i nostri grandi alberi e ascoltiamo i nostri valorosi artisti, ma anche noi protestiamo tutti contro le misure di brutalità e follia. I nostri antenati avevano la profonda sensazione delle grandi cattedrali della natura. A loro si ispiravano per la costruzione dei templi. Non lasciamo che siano strappate alla venerazione dei nostri discendenti. E quando la terra sarà devastata e mutilata, le nostre idee verranno influenzate con le cose povere e brutte delle nostre produzioni che colpiranno i nostri occhi a qualsiasi ora. L'uomo ha bisogno dell'Eden come orizzonte, lo so benissimo. Molti dicono: dopo di noi la fine del mondo. Questa è la bestemmia più orrenda e più fatale che l'uomo possa pronunciare. Questa è la formula della sua rassegnazione di uomo, perché è la rottura del legame che unisce le generazioni e che li rende solidali tra loro. L'indipendenza, prerogativa degli uomini. E se occorresse diventare uno di loro per liberarsi dal loro dominio? Sceglie come pseudonimo di chiamarsi come un uomo, il suo doppio o alter ego maschile come un'ultima beffa a questa società patriarcale. L'eroina si traveste da uomo per godere di tutte le libertà maschili ed emanciparsi, finalmente. Era un bel ragazzo, la cui pelle sottile e scura avrebbe reso onore a una donna. Saltava i fossati, si avventurava nelle paludi, attraversava i cespugli. Sembrava che, vedendo la vita così bella, questo bambino felice non credesse nella morte. Insomma, questo giardino è grandissimo e sterminato come la vita, vario e ricco, luce e ombra, pieno di seduzioni e angoli bui e nascosti, pericolosi o sconosciuti. Ha zone per il rifugio e per poter controllare il mondo di fuori, dove una piccola rimessa è già un romanzo contrastato e segreto. A fianco della casa crea anche il suo piccolo cimitero privato e circoscritto, con i familiari. Cambia nome a tutta la stirpe, sì, perché lei si chiamava Amandine Aurore Lucille Dupin, ma il suo alter ego le permetteva anche di affrontare e sfidare la morte. E tra cedri e tassi la figlia la seppellisce con una pesante pietra, ma non per questo priva di fascino e decisione, nonostante il suo volere fosse quello di stare nella libera terra. Estratto dell'Amaro Diabic, chapitre 10, romanzo. Infine, verso mezzanotte, la nebbia si è alzata e Germaine ha potuto vedere le stelle brillare attraverso gli alberi. La luna si liberò anche dei fumi che la coprivano e cominciò a seminare diamanti sul muschio umido. Il tronco della quercia rimase in una maestosa oscurità, ma un poco più in là i bianchi steli delle betulle sembravano una fila di fantasmi nei loro sudari. Il fuoco si rifletteva nello stagno e le rane, iniziando ad abituarsi, azzardavano qualche appunto esile e timido. I rami spigolosi di alberi secolari, irti di licheni pallidi, si stendevano e si incrociavano come grandi braccia emaciate sul capo dei nostri viaggiatori. Insomma, si lascia quella casa, quel luogo dell'anima e della crescita, con l'idea di cercare il nostro giardino ideale, quello in cui vivere e perdersi, sospeso nel nulla,
nelle nostre nebbie, nei nostri dubbi, di questi tristi periodi che celano tanto nero. Ed infatti, appena torno a casa, leggo un post della mia amica Isella che prelude a un disastro ambientale imminente, dove dice: la natura non è romantica, è immane e minacciosa, sconvolge luoghi, vite, ordine. Questo è il viaggio francese che ho voluto condividere con noi, e alcune frasi, alcuni concetti li sto ancora elaborando, ed è il mio invito per voi. Vi ricordo di sostenermi in queste continue ricerche, creazioni, produzioni. Sostieni Roberto e su TP, la piattaforma di libere donazioni per continuare a produrre lasciando i contenuti liberi. Per saperne di più, bit.ly/sostieni Roberto. E come sempre vi dico la musica che ci ha accompagnato in questo viaggio. Frédéric Chopin, marito di George Sand per un periodo travagliatissimo della sua vita. Ed in particolare l'opera 28 numero 15, La goccia d'acqua. Vi lascio il link in descrizione, nell'esecuzione intensa di Lang Lang. Alla prossima! Ciao a tutte e a tutti da Roberto.